Ti è mai capitato di non avere idee per un piatto o non sai cosa cucinare oggi? Sono Lori, questo è il mio canale di cucina GreedyWeb e oggi prepariamo queste deliziose rotoline Mirabella. Sigla! Per fare i rotolini Mirabella occorrono un bicchiere scarso di latte, apriamo 3 uova in una ciotola, rompiamo i tuorli e sbattiamoli un po' con una frusta. In una ciotola mettiamo 2 cucchiai e mezzo di farina, un pizzico di sale e stemperiamo la farina con il latte. Mescoliamo bene per non fare i grumi. Aggiungiamo un po' di pepe, un cucchiaio di olio, e le uova che abbiamo battute prima. Mescoliamo bene per far amalgamare bene il tutto e togliere gli eventuali grumi. Spostiamoci sui fornelli. Sul fuoco mettiamo una padella larga 20 cm, la imburriamo aiutandoci con un tovagliolo per non bruciarci. Versiamo un mestolino di impasto che abbiamo fatto, deve essere una crêpe sottile. Muoviamo la padella per distribuire l'impasto per tutta la superficie della base della padella. Lasciamo cuocere un paio di minuti e la rigiriamo. Quando è cotta la spostiamo su un piatto e continuiamo. Se come in questo caso vedete che ci sono i bordi che sono più alti e sono sottilissimi, che si stanno già cuocendo, staccateli subito, perché sono i primi che diventano scuri, per cui staccateli subito e poi girate la crêpe. In questo modo il bordo, essendo staccato dalla padella, non si scurisce troppo. Continuate fino alla fine degli ingredienti. Ed eccole qua pronte. Per fare la besciamella servono 40 g di burro, 200 ml di latte, una fettina e mezza di prosciutto, 30 g di farina. Andiamo sui fornelli. Mettiamo sui fornelli un pentolino, aggiungiamo il burro e lo facciamo sciogliere. Quando il burro è sciolto, buttiamo tutto in un colpo la farina. Facciamo tostare la farina per 2 minuti. Quando la farina sarà ben tostata, spegnete il fuoco e aggiungete il latte poco alla volta e mescolando. Non vi preoccupate se al momento vedete dei grumi perché si scioglieranno dopo. Mescolate un po'.
Questa besciamella è abbastanza densa, non è come la besciamella normale che facciamo per le lasagne. Questa è un po' più densa perché non deve colare da rotolini. Eccola che si sta addensando. Mescolate velocemente così si toglieranno tutti i grumi. Spegnete, salate e aggiungete il prosciutto tritato. Mescolate per bene per far incorporare il prosciutto alla besciamella. Puliamo 400 g di funghi. Io questi bianchi, essendo troppo sporchi di terra, li ho lavati con lo spazzolino e sotto l'acqua. Poi asciugati per bene. E li affettiamo a fettine sottili. Inoltre ci servono 40 g di burro e 200 ml di panna. Passiamo ai fornelli. Sul fuoco mettiamo una padella abbastanza grande e facciamo sciogliere il burro. Quando il burro è sciolto aggiungiamo i funghi. Una spolverata di sale, mescoliamo, coprire con un coperchio e lasciare cuocere per un paio di minuti. Ogni tanto togliete il coperchio e mescolate. Quando vedete che i funghi sono ben cotti, ma ancora c'è abbastanza fondo di cottura, togliete il coperchio e continuate fino a far asciugare tutto il fondo di cottura. Assaggiate e aggiustate di sale se serve. E quando sono ben cotti, aggiungere la panna. Mescolare per un paio di minuti per farla restringere. Non deve restringere tanto, deve rimanere cremosa. Spegniamo e aggiungiamo la besciamella che, come vedete, si è riassodata. Se volete potete scambiare il momento di cottura, cioè preparare prima i funghi e poi la besciamella in modo che vi rimanga morbida. Mescolate per bene per amalgamare tutti gli ingredienti. Imburriamo per bene una teglia o una pirofila. Ed ecco le nostre crepe, ne sono venute 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Una non c'è perché mio figlio se l'è mangiata, comunque 8 sono perfette. Suddividiamo la nostra farcitura in 8 porzioni. Prendiamo una crepe, prendiamo col cucchiaio una parte della farcitura, distribuiamola sulla crepe
arrotoliamo e adagiamo nella pirofila, possibilmente con la chiusura verso l'alto. Vi faccio vedere un'altra. Prendiamo 1/8 della farcitura, arrotoliamo la nostra crepe e mettiamo accanto all'altra con la chiusura verso l'alto. Continuiamo fino a finire gli ingredienti. Ed eccoli qua, sono bellissimi in fila. Adesso una bella spolverata abbondante di parmigiano reggiano, che sarà sui 30-40 grammi. Ecco, spargiamo la superficie con dei fiocchetti di burro. Adesso possiamo fare due cose: o accendiamo il forno e lo inforniamo a 200 gradi per la gratinatura, oppure mettiamo la pellicola e lo prepariamo per stasera o per mezzogiorno, per la cena. Si può preparare in anticipo, questo è comodissimo. A dopo! Ed eccoli belli pronti, non sono bellissimi? Si può servire come secondo oppure come contorno. Ok ragazzi, la ricetta di oggi finisce qui. Fatemi sapere giù nei commenti se la rifarete nelle vostre cucine. Se vi fa piacere potete mandare le vostre foto delle mie ricette rifatte da voi nella mia pagina Instagram e Facebook. Sarò felice di pubblicarle nel sito www.greedyweb.it. Se questa ricetta vi è piaciuta non dimenticate di mettere tanti pollici in su. Iscrivetevi al canale Greedy Web se ancora non siete iscritti e seguitemi su Instagram e Facebook. Vi metto i riferimenti giù nell'info box. Adesso vi lascio la scheda degli ingredienti e vado a mangiare. C'è un profumo ragazzi. Ciao a tutti, alla prossima!